sportiva Yamaha R1 taglia il traguardo dei 20 anni di carriera e lo fa con queste due nuove versioni, YZF R1 ed R1M. Entrambe naturalmente sono omologate Euro 4, omologazione che non ha obbligato i tecnici a particolari modifiche del 4 cilindri crossplane, che rimane se stesso con i suoi 200 cavalli, a spostare i 200 kg in ordine di marcia e 11,5 km di coppia massima nella Superbike di Iwata. Anche l'estetica non cambia di una virgola, ma allora vi chiederete cosa c'è di nuovo in questa moto. Partiamo dalle novità in comune tra le due versioni, la standard e la M. Montano entrambe un cambio elettronico, anche con funzione downshift, non presente sul Model Year 2015. Mentre il controllo denominato Leaf, che permette di gestire le impennate in accelerazione, è stato rivisto nelle logiche di intervento e reso più lineare e performante nel funzionamento. Questo è quanto hanno in comune entrambe le versioni della sportiva Yamaha, R1 ed R1M, con quest'ultima che riceve in dote anche un upgrade delle sospensioni Öhlins semiattive, denominate Smart EC 2.0. Alle sospensioni tradizionali della versione standard, forcelle mono ultra regolabili Kayaba, si contrappongono le sofisticate unità semiattive della R1M, che in questa nuova versione hanno una logica di funzionamento differente rispetto alle precedenti, potendo sfruttare un nuovo software e la presenza di 12 sensori, quindi 3 in più di prima, 2 dei quali dedicati al rilevamento della pressione esercitata sui dischi dalle pinze e uno che legge la velocità della ruota anteriore. Le differenze sono percepibili nei setting predefiniti ora denominati T1, T2 e R1. Prima erano chiamati A1, A2 e A3, sempre collegati ai riding mode A, B, C e D, che invece impostano la modalità di erogazione del motore. Le impostazioni predefinite, che in ogni caso possono essere personalizzate a piacere, non indicano più le funzioni di estensione e compressione anteriore e posteriore, regolabili attraverso dei click virtuali, bensì delle innovative funzioni brake support, corner support e accel support, che corrispondono alle 3 fasi dinamiche di frenata, percorrenza e uscita di curva. Inoltre sono presenti 2 indicatori che visualizzano rispettivamente il front firm e il rear firm. In parole povere si potrebbero tradurre con stabilità frontale e posteriore. Queste permettono di aumentare o diminuire il supporto nelle fasi neutre di guida, come può essere ad esempio quella di guida in rettilineo, magari in presenza di fondo sconnesso o semplicemente ondulato. Da sottolineare che il setting T1 è consigliato quando si utilizzano pneumatici slick o ad altissime prestazioni e quindi per un uso pista. Il T2 è specifico per un utilizzo sempre in pista ma con pneumatici stradali, mentre l'R1 è consigliato per la guida su strada. Tutti e 3 i settaggi sono personalizzabili e sfruttano le capacità adattive delle sospensioni, mentre i setting identificati con la sigla M sono identici a quelli presenti sulla precedente versione e consentono la regolazione in click della compressione e dell'estensione, quindi senza una funzione adattiva. La regolazione è da considerarsi fissa, mentre il registro del precarico mollo rimane in ogni caso manuale. Nella dotazione della R1M troviamo tutti i controlli dinamici della versione 2015, quindi traction control, launch control, slide control, il tutto monitorato dalla piattaforma IMU a 6 assi e tutti ampiamente regolabili nelle modalità di intervento. Anche la R1M 2018 può montare un CCU, Communication Control Unit, che grazie a un data logging consente di scaricare e visualizzare tutte le informazioni riguardanti la guida, tempi sul giro, angoli di piega, visualizzazione del tracciato e chi più ne ha più ne metta, una vera acquisizione dati professionale. Inoltre il sistema si può interfacciare con un tablet o uno smartphone per impostare le regolazioni della moto. Impianto frenante. Le pinze freno monoblocco Nissin rimangono invariate, così come l'impianto frenante in generale, dischi lateralmente anteriori e pinza singolo pistoncino con disco da 220 mm posteriore. Non manca naturalmente l'ABS, così come l'Unified Brake System UBS, che ripartisce la forza applicata al freno anteriore e anche al posteriore con la ripartizione che è decisa dalla centralina, che interroga la piattaforma inerziale e incrocia i dati relativi all'angolo di piega, al trasferimento di carico, velocità e slittamento della ruota.
Strumentazione: la gestione dei controlli dinamici e la visualizzazione dei numerosi dati relativi alla guida e alle regolazioni della Yamaha R1 passano attraverso la strumentazione TFT. Due sono le modalità disponibili per la visualizzazione, street e track. La prima mette in evidenza, oltre al contagiri e alla velocità, il consumo istantaneo e medio, oltre ai power mode e alle regolazioni del TCS. In modalità track invece vengono privilegiati il contagiri e il cronometro, oltre alla marcia inserita. Le nuove R1 sono disponibili in due colorazioni, per la R1 standard denominate Race Blue e Tech Black al prezzo di 18.990 euro, mentre la versione R1M si può acquistare nella sola colorazione Silver Blue Carbon a 24.190 euro. Per entrambe la disponibilità nei concessionari Yamaha sarà a partire dal mese di marzo. La differenza di prezzo tra le due versioni è giustificata oltre che dalle sofisticate sospensioni semiattive montate in primo equipaggiamento sulla M, anche dalla carenatura in carbonio e dalla finitura specifica per il serbatoio e il forcellone, entrambi in alluminio lasciato a vista con effetto spazzolato. Vi chiederete come vanno in pista. Oltre alla R1 e alla R1M abbiamo avuto l'occasione per fare un turno anche con lei, la R1 GYTR, Genuine Yamaha Technical Racing. Una vera e propria super stock, allestita con gli accessori racing ufficiali che possono trasformare una semplice R1 standard o una M in una vera e propria moto da corsa. Cambio rovesciato, Monolins TTX GP, dischi e pinze freno Brembo GP4 RX, tanto per citarne alcuni. Ma iniziamo per gradi. 4 turni li abbiamo spesi in sella alla R1M, che rimane in tutto e per tutto la moto che abbiamo conosciuto in numerose occasioni, compattissima, strettissima tra le gambe, con un unico appunto legato a quei semi manubri chiusi che non ci fanno impazzire. Quello che invece ci piace davvero tanto è il suo motore, che è un cocktail perfetto di potenza, spinta ai medi regimi, è aggressivo e senza filtri in mappa A, più gestibile e meno nervoso in mappa B. La R1 può essere paragonata ad un cocktail equilibrato rappresentato dal mix tra ciclistica, motore e gestione elettronica, esaltato poi da un tracciato, quello di Portimao, unico e complicato, con le sue variazioni altimetriche da 8 volante e le staccate in discesa. Non si poteva trovare posto più adatto per testare il nuovo sistema di controllo delle impennate, ora decisamente più lineare negli interventi, più rapido nello smorzare i tentativi di decollo della ruota anteriore sulle continue ripartenze in salita e sugli scollini che caratterizzano questo inferno asfaltato. Il cambio, ora dotato anche di funzione downshift, alleggerisce il pilota dalle incombenze legate alle scalate in staccata e lo fa in maniera rapida e precisa, mentre l'impianto frenante Nissin si mostra all'altezza della situazione con l'ABS che permette di riguadagnare il centro della curva anche quando si sono prese male le misure e si arriva lunghi, con la gomma che accompagna l'azione con un leggero fischio. Tanta roba. L'impianto Nissin è stato oggetto di critiche anche da parte nostra, limitatamente alle prestazioni offerte su alcuni tracciati, Monza e Paul Ricard per esempio, mentre su altri circuiti come ad esempio Mugello o qui a Portimao si è ampiamente guadagnato la nostra fiducia. La gommatura Slick Bridgestone V02 Soft ha permesso il raggiungimento di prestazioni a un grado di divertimento altissimi, ma in verità anche le Batlax R11 montate sulle R1 standard si sono rivelate assolutamente all'altezza della situazione. Proprio in sella a quest'ultima abbiamo potuto constatare le differenze con la sorella M, niente che possa stravolgere un giudizio nel complesso molto positivo per entrambe, ma la compostezza e l'assetto sempre adeguata ai singoli frangenti della R1M non è tale sulla standard, che si guida bene e che consente prestazioni elevate, ma che in determinati frangenti, come per esempio la staccata in discesa della curva 6, quella denominata curva VIP, tende a muoversi maggiormente. La possibilità di poter contare su di un assetto che si adegua alle diverse condizioni di guida e del tracciato è un bel vantaggio rispetto ad un assetto che può risultare un compromesso in taluni frangenti. Poi arriva lei, la versione GYTR. Come previsto, tutto su questa moto appare meno filtrato e le reazioni sono dure e pure, come piacciono ai piloti. Rimane la R1 che abbiamo guidato fino adesso, ma con un evidente disturbo bipolare. Apprezziamo sin da subito l'impostazione di guida che appare più caricata in avanti, ma che non disturba grazie all'adozione dei semimanubri ben più aperti di quelli della moto di serie. La sensazione di controllo, grazie a questi, appare maggiore, ma a mettere in apprensione ci sono sia la risposta del gas, sia la velocità con cui prende i giri il motore. Spinge tanto di più e lo fa in maniera diversa e meno filtrata, anche dal punto di vista sonoro, con lo scarico Racing Akrapovic che grida letteralmente.
non è sufficiente ad apprezzarne pienamente le prestazioni, più adatte ad un pilota professionista che non ad un amatore, ma di certo fa capire fin dove può arrivare e quali sono le potenzialità di questa R1. Questo è quanto, il riassunto di una giornata adrenalinica, e non possiamo che riaffermare che abbiamo guidato una delle regine della categoria, una moto che grazie ad un accorto lavoro di sviluppo probabilmente riuscirà ancora a guadagnarsi il gradino più alto del podio nelle varie comparative, non sempre magari, ma spesso certamente.